Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo collier o girocollo, chiamatelo come più vi piace, davvero semplicissimo ma nello stesso tempo di grande effetto. È semplice perché si realizza con un unico giro, quindi non c'è bisogno di fare andata e ritorno, si parte da un punto e si finisce dall'altra parte, dopodiché come al solito creeremo l'asola e metteremo la chiusura. Io ho voluto usare cristalli tono su tono, però voi potete usare colori che più vi piacciono o colori a contrasto o un colore unico. Per quel che riguarda la misura esatta ed il numero di cristalli che ho utilizzato lo dirò a fine tutorial. Prima però di andare alla descrizione del materiale occorrente e dal tutorial vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto avremo bisogno di cristalli da 6 mm e cristalli da 4 mm che io ho deciso di scegliere in due colori perché voglio fare una lavorazione tono su tono. Voi potete sceglierli a tinta unita oppure potete sceglierli a contrasto, come volete. Dopodiché avremo bisogno di un ago in filaperle, ovviamente il filato che è un filato numero 9, quindi quello di medio spessore. Ho scelto la variante dorata, uncinetti, un uncinetto per la lavorazione che sarà l'1,75 e uno per l'inserimento di cristalli a rosario più sottile, in questo caso io ho preso lo 0,75. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, colla per bigiotteria ed eventualmente un ago da rana per poter fare i nodini di chiusura e nascondere le codine di filo. Per prima cosa vado ad inserire i cristalli. Vado a prendere il mio filo, ne inserisco un capo nell'ago infilaperle e vado a infilare solo i cristalli da 4 con questa sequenza. Ne infilo 3 scuri e 6 chiari. Uno ce l'avevo in giro, gli altri li vado a prendere proprio dal filo, quindi uno l'ho infilato, ne vado a prendere altri 5. Ne ho inseriti 3 scuri e ne vado a inserire altri 6 chiari. Passo a inserire i 3 scuri e dopodiché vado avanti con i 6 chiari. La sequenza è questa: 3 scuri, 6 chiari, o comunque se non avete chiaro scuro 3 in un colore e 6 nell'altro. Ho iniziato con il gruppo di 3 e finirò con il gruppo di 3. Ci vediamo quando ho infilato tutti i cristalli. Ho infilato tutti i miei cristalli, vi ripeto brevemente la sequenza: 3 scuri, 6 chiari, 3 scuri, 6 chiari, sono andata avanti così e ho finito con 3 scuri. Nel mio caso sono chiari e scuri, nel vostro caso se avete a contrasto, questa è la sequenza che dovete mantenere. Nella lista dei materiali occorrenti mi sono dimenticata di mettere una chiusura. In questo caso ho questa perla di vetro che mi si abbina, è di 6 mm e userò questa come chiusura. Voi potete usare un bottone o una chiusura vera e propria, decidete voi quello che volete fare. Prendo il mio uncinetto 1,75, lascio un pezzettino per la chiusura, faccio il mio nodino iniziale e faccio 3 catenelle, 3, 5, 7, non di più perché sennò tende troppo ad attorcigliarsi. Allungo l'asola, vado a prendere con un uncinetto più sottile il cristallo da 6 mm e lo faccio passare. Dopodiché vado a prendere i primi 3 cristalli e chiudo. Questa lavorazione l'abbiamo vista nel bracciale Beverly. Quindi chiudo il mio cristallo con i 3 cristallini attorno. Salgo con una catenella, entro nella catenella questa che ha bloccato il cristallo con un punto basso. Dopodiché faccio 2 catenelle con i 2 cristalli inseriti, quindi prendo un cristallino, lo blocco,
prendo un secondo cristallino e lo blocco. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, prendo il filo, lo estraggo e avvicino altri 2 cristalli. Faccio scendere le prime 2 asoline con un cristallo inserito, faccio scendere le altre 2 asoline con un cristallo inserito e non lo chiudo del tutto al punto altissimo. Mi fermo quando ho 2 asoline sull'uncinetto. Ripeto l'operazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, quello dove abbiamo fatto il punto basso per intenderci, vado a prendere gli altri 2 cristallini e termino la sequenza di 6 dell'altro colore, chiudo 2 asole con un cristallino inserito, chiudo le altre 2 asole con un cristallino inserito, dopodiché mi ritrovo con 3 asole sull'uncinetto, prendo il filo e le vado a chiudere tutte e 3. Non faccio catenelle in mezzo, allungo direttamente l'asola, vado a prendere un cristallo da 6 con un uncinetto più piccolo, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, vado a prendere i 3 cristalli e chiudo cristallo piccolo e cristallo grande insieme con una catenella. Aggiungo una catenella di separazione, giro il lavoro così come se avessi un coltello praticamente. In questa maniera entro nella catenella, faccio un punto basso, vado a prendere 2 cristalli e faccio 2 catenelle con ognuna un cristallo inserito. 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, prendo il filo e lo estraggo, avvicino 2 cristalli, scarico 2 asoline con un cristallo inserito, scarico le altre 2 con un cristallo inserito e mi fermo. Ho 2 asoline sull'uncinetto, prendo 2 volte il filo ancora, rientro nello stesso punto di base, preparo per il mio punto altissimo, vado e inserisco i cristalli, quindi chiudo 2 asoline con un cristallo inserito, chiudo le altre 2 con un cristallo inserito, mi ritrovo con 3 asoline sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3 insieme. Allungo l'asola, vado a prendere un cristallo da 6, inserisco l'asola nel cristallo, cambio l'uncinetto, regolo l'asolina, prendo 3 cristalli e chiudo tutto insieme. Aggiungo una catenella salgo con una catenella, tenendo il lavoro così, il dritto della catenella è questo qui, entro e faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle inserendo un cristallo per catenella, quindi ne avvicino 2, uno e 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, prendo il filo, lo estraggo, avvicino 2 cristalli, prendo le 2 asoline e le scarico con un cristallo inserito, altre 2 asoline le scarico con un cristallo inserito, mi ritrovo con 2 asole sull'uncinetto, riprendo 2 volte il filo, entro nello stesso punto di base, porto fuori il mio filo e vado a fare il punto, 2 asoline con un cristallo inserito, 2 asoline con un altro cristallo inserito, mi ritrovo con 3 asoline sull'uncinetto, prendo e chiudo. Allungo l'asola, vado a prendere il cristallo con un uncinetto più piccolo, lo porto in sede, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, prendo 3 cristallini, chiudo tutto insieme, salgo con una catenella, metto il lavoro un po' così di taglio, chiamiamolo in questa maniera, entro nella catenella che ha bloccato il cristallo, faccio un punto basso, vado a prendere i 2 cristalli e faccio 2 cristalli, 2 catenelle, un cristallo per catenella. Catenella numero 1,
blocco il cristallo, catenella numero 2, blocco il cristallo, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, prendo il filo e lo porto fuori, avvicino 2 cristalli, scarico 2 asoline con un cristallo, scarico le 2 asoline successive con l'altro cristallo, 2 volte filo sull'uncinetto, prendo il filo e lo porto fuori, prendo i miei 2 cristalli, 2 asoline con un cristallo e 2 asoline con il secondo cristallo. Mi ritrovo con 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto, allungo e riparto. La sequenza da seguire è questa, la facciamo un'altra volta insieme, dopodiché ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Quindi ho allungato la mia asola, vado a prendere il mio cristallo con uncinetto più sottile, lo inserisco, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, avvicino 3 cristallini, chiudo tutto insieme, faccio una catenella, metto il lavoro un po' di taglio in questa maniera e faccio un punto basso. Vado a prendere 2 cristalli e faccio le mie 2 catenelle, una con un cristallo inserito, la seconda con il secondo cristallo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base. Una volta estratto il filo, vado a prendere i miei 2 cristalli, scarico 2 asole, un cristallo inserito, scarico le altre 2 asole e mi ritrovo con 2 asoline sull'uncinetto. 2 volte filo sull'uncinetto di nuovo, rientro nello stesso punto di base, prendo il filo e lo porto fuori, vado a recuperare gli altri 2 cristallini, scarico 2 asoline con un cristallo, scarico 2 asoline con un altro cristallo, alla fine me ne ritrovo 3, chiudo tutto e vado avanti. Il lavoro da fare è tutto questo fino alla fine del nostro girocollo. Direi che il lavoro che viene fuori è molto carino. Sono arrivata alla fine, ho lavorato il mio gruppo di doppi punti alti, ora andrò a inserire l'ultimo cristallo da 6. Finiamo questo girocollo nella maniera in cui l'abbiamo iniziato, quindi vado a prendere il cristallo da 6, lo porto in sede, cambio l'uncinetto, regolo l'asola, prendo gli ultimi 3 cristalli e vado a chiudere l'asola. Dopodiché vado avanti con le mie 3 catenelle, vado a realizzare un'asola per inserire questa perla rotonda, questa perla di vetro. Ne farò soliti 8, 9, 10, adesso ne ho fatti 9, vado a inserirmi nella catenella numero 4. In tutto ho realizzato 13 catenelle, vado ad inserirmi nella catenella numero 4 e faccio, vedo, punto basso, un punto bassissimo. Proviamo con il punto, proviamo con il punto bassissimo e vediamo se passa bene, quindi lo lasciamo così. Dopodiché cammino con i punti bassissimi fino ai cristalli. Mi inserisco nell'ultima catenella, dopodiché vado a tagliare il filo, faccio una catenella di sicurezza, prendo l'ago infilaperle e mi sposto col filo dove ho i punti, quindi entro in questo cristallo che abbiamo infilato a rosario, esco dall'altra parte. Una volta passata dall'altra parte vado a prendere il mio ago da lana,
ripeto, se voi comunque siete abituati con l'uncinetto, fate pure con l'uncinetto. Vado a fare una serie di punti asola e vado a nascondere poi il filo tra i punti, dopodiché gli darò un puntino di colla. Passo dall'altra parte, prendo il mio ago infilaperle, infilo la perlina, dopodiché vado a prendere l'uncinetto, entro nella prima catenella disponibile, porto il filo verso di me e dopodiché cammino con i punti bassissimi fino ai cristalli. Dopodiché faccio una catenella di sicurezza e vado a rifare l'operazione che ho fatto dall'altra parte, quindi prendo l'ago in filaperle, mi sposto con il filo dalla parte dei punti, vado a fare qualche nodino, dopodiché metterò un punto di colla e la nostra collana è finita. Ci vediamo quando ho finito il tutto. Ed ecco il nostro girocollo, il nostro collier, come volete chiamarlo, terminato. Un lavoro facile, tutto si risolve in un unico giro, quindi si parte da un punto e si finisce dall'altro senza più tornare indietro. È graziosissimo, elegante e raffinato nel suo contesto anche per l'effetto tono su tono dei cristalli. E adesso vi do qualche numero. Il girocollo misura in tutto 47 cm ed ho usato un totale di 165 cristalli da 4 mm che li ho suddivisi in 108 quelli più chiari e 57 quelli più scuri, mentre i cristalli da 6 mm sono in tutto 19. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.